Rieccoci con un nuovo video, come potete vedere quest'oggi con la facile sibilla regionale. Ovviamente ragazzi, come sempre io vi lascio il link in descrizione di un mio video precedentemente appunto pubblicato inerente la spiegazione carta per carta, quindi sibilla per sibilla, di questo meraviglioso mazzo, un mazzo molto particolare che è una sorta, diciamo, di accostamento, a mio avviso molto utile e affascinante, appunto, tra le carte ovviamente da gioco e anche di divinazione regionale, in particolar modo le napoletane, e appunto le sibille propriamente dette. Ovviamente è un mazzo di sibille, quindi chiaramente le domande che appunto verranno sviscerate con le sibille sono notevolmente diverse, saranno ovviamente notevolmente diverse rispetto appunto alle domande che andremo a fare invece ai tarocchi, che si fanno consuetudinariamente ai tarocchi. Saranno appunto domande che richiederanno una risposta molto più secca, diciamo, molto più veloce, ma comunque non meno curiosa e soprattutto dettagliata. Ovviamente voi sapete che le sibille si definiscono anche chiacchierine o pettegole, di conseguenza vi ripeto saranno comunque delle informazioni e risposte che ovviamente avranno il merito di, diciamo, accontentare il più possibile le vostre domande inerenti anche a questioni magari specifiche, delicate, curiose, intime e personali in riferimento a qualsiasi persona voi conosciate o anche in riferimento alla vostra vita. Comunque, vi ripeto, tutte le specifiche di questo mazzo, l'utilizzo di questo mazzo rispetto ovviamente ad altri mazzi di sibille e chiaramente ai tarocchi, ecco, trovate tutto nel video di cui vi lascio il link in descrizione. Che cosa andremo quest'oggi appunto a chiedere a questo mazzo? Cerchiamo di capire se la persona che vi piace o con la quale avete una storia o con la quale avete una frequentazione, ovviamente ragazzi a prescindere che la vostra storia o frequentazione possa essere libera, quindi con una persona libera, oppure con una persona impegnata, quindi sposata, fidanzata, a prescindere da questo, cerchiamo di capire se l'altra persona possa essere, diciamo, interessata o attratta da qualcun altro. Quindi cerchiamo di capire se questa persona, la persona con cui state, con cui avete una relazione o che vi piace, ha, diciamo, qualche simpatia non proprio pulita, magari per ovviamente qualcun altro. Quindi cerchiamo di capire se ci possa essere, per esempio, già stato un tradimento, anche semplicemente, diciamo, un pensiero di tradimento, che comunque ovviamente è una situazione ben poco onorevole comunque. Vediamo dunque con appunto l'utilizzo di questo mazzo se ovviamente ci possa essere qualche rivale, ovviamente, che possa cercare di mettervi un po' i bastoni fra le ruote. Ovviamente questo sarà un video a doppia variante, quindi variante 1, variante 2, tra ovviamente le quali potrete scegliere. Naturalmente ragazzi, in caso siate interessati a conoscere appunto qualcosa in più in riferimento a due persone, ovviamente potrete tranquillamente ascoltarle entrambe, abbinando ovviamente a una persona magari la prima variante, all'altra la seconda. D'accordo? Quindi comunque potete ovviamente a seconda delle vostre necessità ascoltarle ovviamente tutte e due. D'accordo? Dunque, direi che appunto possiamo iniziare con la prima variante e dunque ovviamente cerchiamo di capire
Se appunto la persona con la quale avete una storia o che vi piace o che vi interessa ha, diciamo, interesse non proprio pulito per magari un'altra persona, quindi cerchiamo di capire se questa persona vi è fedele fondamentalmente, eh. Perfetto, allora ragazzi, come sempre allontaniamo il resto del mazzo dal tavolo di stesa e ovviamente, come potete vedere, qui abbiamo appunto 4 carte. Questo è un metodo che io ho già usato tante volte sul canale, un metodo che si usa ovviamente molto frequentemente con le sibille, anche con i tarocchi, perché comunque a mio avviso è un metodo utile, ovviamente, che si può usare sicuramente anche in tante situazioni. Allora, prima carta inerente ovviamente il pensiero in questo momento della persona che vi interessa o con la quale avete una storia. Seconda carta, quali possono essere, diciamo, gli elementi magari di ostacolo fra di voi, cioè cerchiamo di capire se dal suo punto di vista c'è qualcosa che non va e che quindi possa magari portare questa persona, insomma, magari a guardarsi intorno, a fare un po' il birichino o la birichina. Terza posizione, il comportamento di questa persona entro i prossimi giorni, prossime settimane. Voi sapete ragazzi che comunque le sibille hanno ovviamente una visione, sì, assolutamente a lungo termine, ma non tanto quanto ovviamente i tarocchi, d'accordo? Quindi si sta parlando sicuramente di qualche giorno, qualche settimana al massimo. Quarta posizione, l'esito finale, cioè cerchiamo di capire come evolverà la vostra storia, cioè se ci sarà mai, ovviamente entro, ripeto, il prossimo futuro, un eventuale appunto rivale, una eventuale rivale. Vediamo un po'. Vediamo dunque il presente. Che carta abbiamo? Allora, lui fisicamente. Allora, ragazzi, questa è una sibilla molto particolare, ovviamente inerente al momento presente tra voi e questa persona. Come vedete, legata ad una carta, questa sibilla molto importante, il Re di Bastoni. Ripeto, ovviamente la lettura delle sibille deve essere completa, quindi non si deve mai disgiungere il significato della sibilla rispetto ovviamente all'arcano minore abbinato, in questo caso ovviamente il Re di Bastoni. Ovviamente, ripeto, il Re di Bastoni è una carta molto positiva, un uomo molto attratto, un uomo che obiettivamente risulta assolutamente appagato, tra l'altro proprio anche appunto fisicamente ovviamente rispetto a voi, quindi è una persona sicuramente in questo momento non indirizzata verso qualcun altro o qualcos'altro. Vi ripeto, è un Re di Bastoni, quindi una persona che effettivamente dà molta importanza, diciamo all'erotismo, all'appagamento erotico, cioè per questa persona è importante evidentemente che comunque ci sia feeling tra di voi, però obiettivamente nel presente problemi non ce ne sono, proprio perché, vi ripeto, è una persona concretamente, fisicamente votata a voi.
Tra l'altro, questa è una carta che parla di un approccio, a breve ovviamente, particolarmente spinto, che evidentemente questa persona vi rivolgerà. In caso sia vostro marito piuttosto che il vostro fidanzato convivente, potreste appunto notare sicuramente un desiderio maggiore nei vostri confronti, ovviamente nel prossimo futuro. O comunque, in caso sia una persona con la quale voi abbiate una frequentazione saltuaria, ecco che questa persona vi cercherà. E ovviamente vi cercherà sicuramente non per giocare a carte, bensì per in qualche modo poter trascorrere appunto delle giornate interessanti, dai, chiamiamole così, comunque ovviamente insieme. Quindi una persona che, ripeto, mette in primo piano effettivamente l'aspetto erotico e l'aspetto estetico, ma vi ripeto, vi trova assolutamente la persona ideale, quindi una persona che è molto ovviamente attratta rispetto a voi ed è una persona che in questo momento non sta cercando assolutamente altro, d'accordo? Anzi, vi ripeto, una persona che conta di vedervi presto, sentirvi presto ed è una persona che vi dimostrerà comunque una grande attrazione ovviamente nei vostri confronti. Quindi sicuramente è una carta che parla di concretezza nella progettualità, nelle idee, nel pensiero, quindi comunque voi rappresentate tutto ciò che questa persona ha sempre desiderato, quindi in questo momento non ha bisogno proprio d'altro effettivamente, cioè date a questa persona tutto ciò che vuole e di cui ha bisogno, quindi ovviamente non ha motivo di cercare altro, d'accordo? Perché è completamente appagata questa persona, quindi non ci sono problemi. Vediamo ora in seconda posizione appunto che Sibilla abbiamo. Allora, l'asso di denari, la ruota di fortuna. Allora ragazzi, questa è una persona che diciamo come ostacolo, se vogliamo proprio trovare ecco un ostacolo in questo re di bastoni, situazioni altalenanti, cioè questa è una persona che, vi ripeto, è molto legata a voi, d'accordo? È una persona che vede in voi una sorta di power bank, come tipico dell'asso di denari, cioè una persona che vi vede come l'elemento cardine della sua vita. Voi portate allegria nella vita di questa persona, voi siete, diciamo, l'elemento fortuna, tra virgolette, per questa persona, l'amuleto, come è tipico appunto dell'asso di denari. Cioè voi rappresentate per questa persona una botta quindi di fortuna, diciamo, cioè questa persona si sente fortunata ad avervi incontrato, ad avervi, diciamo, nella sua vita o anche semplicemente a aver avuto l'opportunità di frequentarvi. È chiaro che però questa persona vorrebbe addirittura vivervi di più, perché la ruota di fortuna parla di, appunto, situazioni magari molto positive in alcuni momenti, però magari qualche intralcio, intoppo, contrattempo di troppo, d'accordo? Che ovviamente sono all'ordine del giorno nella vita di tutti noi, cioè ragazzi, però è chiaro che questa persona magari vorrebbe meno problemi, no? Altri rispetto a voi, per potersi dedicare di più a voi, d'accordo? Per vivervi di più. Questo però a mio avviso è un dato molto positivo, cioè questa è una persona che evidentemente è talmente presa da voi che non soltanto non ha bisogno d'altro, ma che vorrebbe vivervi di più, con maggiore, diciamo, allegria e spensieratezza. Quindi a volte evidentemente o lui o voi o entrambi, proprio come coppia, ripeto, magari affrontate dei momenti o avete affrontato momenti di maggior negatività o appesantimento per, ripeto, questioni altre, magari in ambito professionale, problemi economico-finanziari o familiari, che in qualche modo appesantiscono appunto a volte, no? La vostra storia e quindi anche il vostro
trovarvi, la vostra intimità, d'accordo? È chiaro che quindi questa persona vorrebbe vivervi di più, però non può perché ci sono degli ostacoli terzi, d'accordo? Ecco, questa è forse, diciamo, se proprio vogliamo, l'unica parentesi di, diciamo, negatività, però niente di trascendentale, cioè ragazzi, qui non abbiamo un'altra persona, quindi un'altra donna o anche semplicemente il pensiero di avere un'altra storia, magari non una persona in particolare, ma la voglia di, insomma, ecco, svagarsi presso altri lidi. No, no, questa persona non ci pensa, anzi, vorrebbe vivervi addirittura di più, non gli basta mai a questa persona, d'accordo? Quindi, secondo me, comunque è un dato positivo, d'accordo? Ripeto, qualche problema in meno, qualche ostacolo in meno, ma proprio per potervi vivere, d'accordo, di più, per poter anche evidentemente stare più insieme, evidentemente, no? Magari più intimità, ritrovare magari una certa intimità, d'accordo? Semplicemente una questione di questo tipo, però non ci sono altre presenze. Vediamo ragazzi ora in terza posizione l'immediato futuro. Allora ragazzi, la sibilla della soddisfazione, il 4 di bastoni. Questa è una carta molto bella, anche simpatica se vogliamo. Vedete quest'uomo come sazio. Quindi evidentemente ha mangiato molto. Allora, ovviamente fuori di metafora, nell'immediato futuro, prossimi giorni, massimo prossime settimane, finalmente questo incontro ci sarà o comunque questa persona riuscirà a ritagliarsi del tempo ovviamente con voi. E ovviamente qui parliamo di un 4 di bastoni, quindi passione ovviamente a go-go, cioè vivrete veramente dei momenti molto belli, eroticamente assolutamente appaganti. È una carta appunto che parla di soddisfazione, di godimento, di benessere, di sazietà, di appagamento completo. È una carta che parla anche, diciamo, di qualche piccolo eccesso, cioè nel senso che evidentemente questa persona, diciamo, abbatterà molti tabù, d'accordo? Cioè, evidentemente questa persona che è così desiderosa rispetto a voi, qui abbiamo tanta passione, perché vi ripeto, abbiamo il re di bastoni, 4 di bastoni, l'asso di denari, quindi tutte situazioni che rimandano alla passione e alla materialità. Ecco che appunto questa persona molto focosa evidentemente cercherà in qualche modo di portare il vostro incontro, il vostro rapporto proprio anche fisico, diciamo approfittando magari anche non soltanto di momenti di intimità e libertà, momenti in cui potrete veramente godere appieno l'uno dell'altro e l'uno dell'altra, ma anche, diciamo, cercherà in qualche modo di sperimentare, diciamo così, nuove forme di godimento, cioè potrebbe magari eventualmente farvi delle richieste particolari o dimostrarsi particolarmente appunto attratta rispetto a voi questa persona, come magari non ha mai fatto, d'accordo? Quindi è una carta molto positiva, vi ripeto, che parla appunto di incontro, che parla di anche eccessi, cioè di situazioni che vengono svincolate da magari moralità e tabù, d'accordo? Quindi potrebbe richiedervi qualcosa in più. Però vi ripeto, sicuramente questa persona sarà totalmente sazia. Vedete, con la pancia piena, quindi come fa a volere qualcos'altro? Ovviamente una persona così soddisfatta, cioè non ha proprio bisogno questa persona. Ovviamente ragazzi, nei fatti nemmeno nella fantasia, cioè non cerca neanche con la fantasia qualcos'altro. Questa è proprio una persona veramente molto molto attratta da voi, una persona comunque appagata, quindi no, non sta proprio cercando altro e vi ripeto, almeno nell'immediato futuro, sicuramente non cercherà assolutamente altro, anzi vi ripeto, ci sarà tra di voi
uno o più, ecco, incontri particolarmente soddisfacenti. Questo anche per voi, cioè non soltanto l'altra persona sarà pagata, cioè anche voi, perché comunque è una posizione che riguarda entrambi, d'accordo? Cioè non godrà egoisticamente soltanto l'altra persona, bensì anche voi, d'accordo? Quindi questo sicuramente, cioè è, diciamo, un godere reciproco, d'accordo? Arriviamo ora all'ultima posizione, l'ultima sibilla, e ovviamente cerchiamo di capire cosa vi attende in futuro. Carta stupenda, ragazzi. La sibilla del legame, oltretutto 3 di bastoni, ancora bastoni. Mamma, ma quanto fuoco, ragazzi, in questa storia, quindi tantissima passione. Sicuramente c'è molto feeling erotico, fra di voi, cioè vi piacete o comunque vi siete proprio trovati, cioè sicuramente in quanto a gusti assolutamente sì, o comunque è una persona che è molto attratta rispetto a voi. Quindi vi ribadisco proprio parola per parola tutto quello che vi ho detto dall'inizio stesa, ragazzi, cioè la sibilla del legame parla di un rapporto che tra l'altro diventerà molto più serio fra di voi, nel senso, in caso siate semplicemente fidanzati, diciamo questa persona potrebbe addirittura farvi una proposta in più, magari anche di convivenza. In caso conviviate, questa persona potrebbe pensare ad un matrimonio, d'accordo? In caso siate sposati, potrebbe pensare a dei figli. O comunque, in caso siate magari già sposati e con figli, questa persona potrebbe, diciamo, pretendere in maniera ovviamente bonaria e positiva del tempo da trascorrere maggiormente assieme a voi, ovviamente lontani da incombenze familiari, cioè questa persona vorrà ritrovare il vostro rapporto e ovviamente anche la vostra intimità e complicità, d'accordo? In caso sia una storia ovviamente con una persona impegnata, quindi ovviamente per impegnata intendo sposata, convivente o fidanzata con una terza persona, ecco che questa è una carta che parla di appunto un rapporto, il vostro ovviamente, che si approfondirà. Quindi questa persona potrebbe pensare assolutamente ad un legame ufficiale con voi, ovviamente però lasciando sicuramente l'altra parte, d'accordo? Quindi ci potrebbe proprio pensare, perché è una carta che parla di progettualità, d'accordo? Ma una progettualità legata a cosa? Qual è la caratteristica della sibilla del legame? Una caratteristica molto bella, l'amore, i sentimenti. Cioè, la sibilla del legame parla ovviamente di due persone, vedete, che decidono di fare quel passo in più, ma non è un passo in più obbligato, d'accordo? Quindi per convenienza o per un fine meramente erotico. È una carta che parla di due persone che si uniscono, in questo caso in matrimonio, ma comunque in un rapporto, ripeto, più profondo, proprio ovviamente a seguito di una importante riflessione circa i propri sentimenti. Cioè questa persona diventerà sempre più consapevole del fatto che comunque il rapporto fra di voi è molto importante. È un rapporto serio, cioè non è qualcosa di contorno, d'accordo? Anche in caso sia una storia parallela, d'accordo, segreta, però questa persona si renderà conto che evidentemente il vostro è già di per sé un bellissimo rapporto da viversi e da viversi in maniera sicuramente molto più approfondita rispetto a quanto sia accaduto sino ad ora, d'accordo? Quindi, stesa molto bella. Non sono previste ovviamente amanti o rivali di vario genere, distrazioni appunto piccanti con altre persone. Questa persona è e sarà votata a voi, quindi rivolta unicamente a voi. È una persona che ha una progettualità e avrà una progettualità importante, è una persona che avrà intenzione di vivere momenti eroticamente importanti con voi, magari anche situazioni più eccitanti e nuove, proprio perché questa è una persona che ha bisogno di vivervi perché vi vuole,
cioè è una persona che in questo momento e nell'immediato futuro non cerca e non cercherà nessun altro, d'accordo? Quindi è una stesa molto bella che parla di un legame vero, ovviamente però supportato da cosa? Tanta passione, qui abbiamo visto tanti bastoni, ma anche un sentimento, perché la Sibilla del legame parla di un sentimento che lega ovviamente due persone, cioè qui non è solo erotismo, d'accordo? Qui c'è anche un legame di anime, che questa persona vorrà approfondire, d'accordo? Quindi, ripeto, sicuramente è una situazione molto bella e lo sarà anche nel prossimo futuro, d'accordo? Quindi stesa veramente molto bella con una risposta ovviamente positiva per voi. Quindi sicuramente è una bella storia, è un bel legame, a prescindere, ripeto, dal fatto che possa essere una storia con una persona impegnata. Quindi anzi, paradossalmente, anche in caso sia una persona impegnata, questa persona è fedele a voi addirittura, cioè, quindi evidentemente con l'altra parte, diciamo con l'altra persona, c'è proprio poco o nulla, quindi questa è una persona tratta rispetto a voi, vuole voi sta persona, quindi non ci sono problematiche, d'accordo? Dunque, come avrete notato, appunto una stesa veloce, però sicuramente molto interessante, che dà delle risposte chiare, ragazzi, perché, ripeto, la carta dell'amante, la carta del tradimento, di situazioni poco pulite, ovviamente queste sibille ci sono in questo mazzo, d'accordo? Quindi permettono di approfondire anche ovviamente domande inerenti a questioni magari comunque delicate, che possono essere anche dolorose, d'accordo? È chiaro che in questo caso, in questa variante, non c'è nulla di tutto questo, perché nonostante appunto siano presenti nel mazzo, queste carte in questa variante non sono state estratte. Ovviamente, come sempre, buoni incontri, buon diciamo exploit da un punto di vista erotico con questa persona e ovviamente, come sempre, mi raccomando, buona fortuna, coraggio, forza, determinazione e a presto. Rieccoci dunque alla seconda variante e dunque cerchiamo appunto di capire se la persona che frequentate, con la quale avete una storia, vi è fedele o comunque se ha qualche altra tentazione nella sua testolina per qualcun'altra, vediamo un po'. Perfetto, dunque come sempre ovviamente lasciamo da parte il resto del mazzo e come potete vedere qui abbiamo una stesa a 4 carte che io ragazzi ho già usato molte volte sul canale, una modalità di stesa semplice che si utilizza tranquillamente sia con le sibille che coi tarocchi. Ovviamente si usa molto di più con le sibille, però anche con i tarocchi, assolutamente, o con gli oracoli, voglio dire, comunque è una stesa molto duttile. Prima posizione, prima carta estratta è il presente, cioè cerchiamo di capire nel momento presente, ovviamente questa persona cosa pensa di voi, ovviamente se vi desidera o se ha qualche altra tentazione. Seconda carta, seconda posizione, quelli che possono rappresentare per questa persona magari dei piccoli ostacoli, d'accordo? Che possano magari eventualmente portare questa persona presso altri lidi. Terza posizione, cerchiamo di capire come questa persona agirà nei vostri confronti nell'immediato futuro, quindi prossimi giorni, prossime
settimane, quindi cerchiamo di capire se eventualmente si farà distrarre da qualcos'altro, da qualcun altro. Quarta ed ultima carta, posizione, cerchiamo di capire come esito finale se appunto questa persona vi sarà comunque fedele oppure se ci sarà qualche rivale di troppo. Allora, prima carta, prima posizione, cerchiamo appunto di capire il presente. Che bella carta, carta del legame. Allora, 3 di bastoni. Ragazzi, questa è una persona che per voi prova dei sentimenti, d'accordo? Quindi qui non stiamo parlando di una persona unicamente attratta, d'accordo? Cioè qui parliamo di una persona che prova già dei sentimenti per voi e che nutre, cosa ovviamente importante, una importante appunto profonda progettualità con voi. La Sibilla del legame parla di chi ha progetti inerenti al vostro futuro. Ora, in caso siate fidanzati, potrebbe pensare ad un matrimonio. In caso siate già sposati e senza figli, potrebbe pensare ad un figlio. Anche in caso la vostra sia una storia, ovviamente con una persona impegnata, ecco che ovviamente questa persona comunque è fedele a voi, al vostro rapporto, quindi con l'altra parte evidentemente ci fa proprio poco, quasi nulla. Quindi è una persona che ovviamente con voi, nei vostri confronti, nei vostri riguardi, non ha solo un grande trasporto fisico, qui parliamo anche di sentimenti che legano, sentimenti che fanno da, diciamo, collante, ovviamente fra di voi, e che hanno portato e portano questa persona a riflettere sul vostro futuro e a progettare quel passo in più. In caso anche, ripeto, sia una storia con una persona impegnata, questa persona potrebbe proprio pensare di lasciare l'altra parte per poter iniziare qualcosa con voi. Proprio perché, vi ripeto, questa è una persona che prova del sentimento, cioè qui non stiamo parlando solo ed unicamente di attrazione fisica. Questa persona parte da premesse, e questa storia parte da premesse completamente diverse. D'accordo? Per esempio, chi ha scelto la variante precedente si partiva da una forte attrazione e poi in futuro si arriverà a un sentimento molto più conclamato. In questo caso, chi ha scelto la seconda variante, già partiamo da un sentimento chiaro, cioè l'altra persona è consapevole di provare qualcosa per voi di importante, che vuole portare a concretizzazione. Come? Vi ripeto, attraverso un matrimonio, avere dei figli, una convivenza, piuttosto che, per esempio, fare una scelta che magari questa persona non ha mai avuto il coraggio di fare. D'accordo? Quindi comunque una storia, una carta molto bella, una storia molto bella che non prevede nel momento presente rivali. Questa persona pensa a voi, addirittura ha progetti con voi, quindi cioè proprio fisiologicamente l'altra persona non può esistere, d'accordo? Anche, ripeto, in caso sia una persona impegnata, comunque il legame lo sente con voi, d'accordo? Quindi questa è una sibilla molto importante, Vediamo ora in seconda posizione cosa abbiamo. L'amore, l'asso di bastoni. Allora ragazzi, questa persona si sente terribilmente virile al vostro cospetto. Cioè questa è una persona che prova una passione immensa per voi, un'attrazione incredibile. Questa persona non è mai stata attratta da un'altra persona tanto quanto lo è con voi, quindi rappresentate un unicum praticamente nella sua vita. È una persona che con voi, solo con voi, è appagata. Vi ripeto, solo con voi quest'uomo ad esempio si sente virile, d'accordo? Quindi voi siete in grado di far sperimentare a questa persona degli apici di desiderio incredibili,
Qual è il problema? Dunque, perché questa è, abbiamo detto, la posizione, diciamo, dell'ostacolo. È che questa persona vorrebbe poter, diciamo, vedervi di più in caso voi siate, diciamo, per esempio, fidanzati. La carta degli incontri focosi d'amore in accezione, diciamo, negativa rappresenta appunto il volervi vedere di più, il voler mettere alla prova questa sua innata virilità con voi, d'accordo? Quindi questa è una persona che ha proprio voglia e desiderio di vedervi di più. In caso, ad esempio, la vostra sia una storia con una persona impegnata, questa persona si ritrova in alcuni momenti ad impazzire, ma letteralmente, ragazzi, dal desiderio di voi. D'accordo? A mangiarsi i gomiti perché non vi possa vedere, per ovviamente magari la presenza dell'altra persona. Questa è una persona che, in caso abbia con voi una storia a distanza, vorrebbe accorciare con una bacchetta magica i chilometri che vi separano, la strada che vi allontana, perché questa persona ha proprio bisogno di vedervi di più, d'accordo? Cioè a questa persona manca proprio l'incontro fisico, passionale, d'accordo? Che vi permetta di avere rapporti. Cioè a livello numerico, d'accordo? Qui il problema risiede proprio nel non poterlo fare tante volte quante ovviamente lui vorrebbe, perché è una carta che parla proprio di incontro fisico, vedete, di due persone che amoreggiano, si guardano, flirtano e poi arrivano al dunque. Quindi è una persona che ha bisogno proprio di starvi accanto, di avervi, di toccarvi, di stare con voi, proprio eroticamente, fisicamente parlando. Quindi una persona che vorrebbe poterlo fare di più, una persona che vorrebbe vedervi più frequentemente. In caso siate sposati e con figli, questa persona vorrebbe ovviamente poter avere più tempo da dedicare a voi due e quindi poterlo fare di più, d'accordo? Mettendo magari da parte momentaneamente ovviamente il ruolo genitoriale. Cioè questa è una persona che ha proprio bisogno fisicamente, proprio fisiologicamente di farlo di più. Quindi se vogliamo trovare un neo a una storia molto bella, un legame sentito e profondo, possiamo appunto, ecco, rintracciarlo eventualmente in questo, cioè nel bisogno proprio fisico, evidentemente, di maggior contatto fisico tra di voi. Vediamo l'immediato futuro, quindi i prossimi giorni, prossime settimane. Allora, la Sibilla del sacrificio, il 5 di spade. Allora ragazzi, sicuramente diciamo che entro i prossimi giorni, entro le prossime settimane, i bisogni di questa persona, quindi questo bisogno fisiologico appunto di avervi e vedervi, purtroppo appunto non verrà concretizzato, o comunque una carta, la carta del sacrificio, che parla di, non di rottura tra di voi o addirittura di altre donne, cioè qui non c'è la presenza di un amante o la presenza comunque di pensieri altri in riferimento ad altre persone. Qui abbiamo comunque delle, diciamo, situazioni esterne alla coppia, quindi esterne a voi, che appunto, come potete notare, provocano un rallentamento, diciamo, delle progettualità inerenti, in questo caso appunto il vedervi e lo stare con voi. La carta del sacrificio non parla di una persona che si allontana, non parla di una persona che non vi vorrà più, parla di una persona che dovrà, diciamo, ancora un po' sacrificare, ecco, diciamo, la sua virilità e i suoi desideri. Parla anche di chi ha le mani legate, quindi di chi è costretto a ripiegare fondamentalmente. Ora, in caso ovviamente la vostra sia una storia con una persona impegnata, ragazzi, le mani legate
chiaramente dipenderanno e deriveranno dalla sua condizione di persona impegnata, quindi sicuramente ci sarà la compagna ufficiale che gironzola particolarmente attorno ovviamente a quest'uomo, o comunque dovranno evidentemente svolgere faccende insieme, anche e soprattutto in caso abbiano dei figli. Di conseguenza è chiaro che lui nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dovrà ancora, diciamo, sacrificare il suo sentimento e in particolar modo il suo desiderio. È una carta che parla quindi di piccoli blocchi, d'accordo? È una carta che parla di, in qualche modo, dover essere quasi reclusi, diciamo, quindi sentirsi quasi in prigione rispetto a situazioni che non si vorrebbero vivere, ma che invece si è costretti a vivere. Potrebbe questa persona essere particolarmente impegnata da un punto di vista professionale, quindi magari non potervi raggiungere. Potrebbe trattarsi di una situazione legata, per esempio, a un piccolo malessere di stagione, perché la Sibilla del sacrificio, può parlare anche, se vogliamo, di un piccolo calo di energie psicofisiche, d'accordo? Quindi magari qualche piccolo malanno di stagione, cioè comunque qualcosa di piccolo ovviamente, che però potrebbe rappresentare appunto un piccolo blocco. Vi ripeto, pause forzate, comunque una situazione che, vi ripeto, obbliga la persona a doversi preoccupare di questioni terze che non riguardano voi, non sono inerenti al vostro rapporto, perché è una carta di sacrificio, d'accordo? In riferimento al vostro rapporto. Quindi questa persona si dovrà interessare molto di più a determinate faccende piuttosto che a dedicare del tempo all'eros con voi, ovviamente, d'accordo? Questo non porterà questa persona a guardarsi attorno, assolutamente no, perché non è una carta di tradimento, ripeto, è una carta di impedimenti. Oddio, questa carta potrebbe anche rappresentare comunque l'intromissione di una terza persona nella vostra quotidianità, cioè la visita, ad esempio, di un parente. Potrebbe, per esempio, venirvi a trovare, per esempio, un genitore che magari abita lontano. Quindi potrebbe essere inerente alla presenza di una terza persona nella vostra vita, ma non di un amante, d'accordo? Bensì appunto di una persona di famiglia, che però obiettivamente potrebbe in qualche modo togliervi del tempo, d'accordo? Togliere del tempo alla vostra intimità, al vostro stare soli, al vostro dedicarvi alla passione, lasciarvi andare ad effusioni, d'accordo? Quindi ragazzi, ripeto, questa è una carta che parla di qualche elemento di fastidio, ma non rappresenta di certo il tentativo, la ricerca verso altre persone o situazioni. Anzi, questa persona sarà ancora di più proiettata verso di voi proprio perché penserà solo unicamente a ciò che non può avere. Quindi diventerete il suo chiodo fisso, d'accordo? Proprio perché si dovrà sacrificare. Vediamo in ultima carta e posizione che cosa abbiamo. Allora, la Sibilla della novità, Cavaliere di Spade. Cavaliere di Spade. Perché lo sottolineo? Perché sicuramente questa persona sarà e continuerà ad essere proiettata unicamente verso di voi. Evidentemente però questi impegni, impedimenti, ostacoli potrebbero stancar voi, non l'altra persona, perché il Cavaliere di Spade può rappresentare proprio delle novità molto positive ed eccitanti per voi. Quindi lui non avrà, diciamo, altri pensieri verso altre persone, ma voi potreste avere altri pensieri, perché la Sibilla della novità parla proprio dell'ingresso di un'energia maschile nella vostra vita che vi piacerà molto,
Generalmente, ragazzi, il cavaliere di spade rappresenta il rivale e difatti qui c'è l'ingresso, la conoscenza di una nuova persona. È in arrivo, perché la Sibilla della novità parla proprio dell'arrivo praticamente quasi imminente di una nuova conoscenza o della svolta in riferimento ad una conoscenza che avete già in atto, d'accordo? Quindi è una carta che parla di dichiarazioni, che parla di corteggiamento, di rivelazioni importanti, di nuove questioni che porranno alla luce una nuova persona alla vostra attenzione. Cioè potrebbe essere il classico amico o collega che sino ad ora ha finto un atteggiamento amichevole nei vostri confronti, ma che si dichiarerà, mostrandovi invece una forte attrazione, quindi dell'interesse. Quindi qui c'è qualche novità, ma per voi non è lui che avrà distrazioni, ma sarete voi, perché vi ripeto che qui c'è l'arrivo di un rivale per lui, per il soggetto della stesa. Perché, ripeto, ci sarà un'occasione importante che vi porrà all'attenzione, sotto appunto dei grossi fari di luce, un'altra persona che sarà interessata a voi. Tra l'altro, la carta della novità, la Sibilla delle novità, ci parla sicuramente di una piacevole sorpresa, quindi a voi piacerà molto questa persona, Ripeto, tempistiche molto veloci, perché parla di qualcosa che è destinato ad arrivare a voi. Questa è una carta karmica, una Sibilla karmica, perché parla di qualcosa che è, diciamo, obbligatoriamente in arrivo per voi. Quindi è una carta che parla di cambiamenti, che avranno una portata, direi, basilare per quanto concerne il rapporto tra voi e questa persona. Quindi avrete interesse per una terza persona, quindi non lui, bensì addirittura voi. Ovviamente situazioni per voi molto piacevoli, che non vivrete con difficoltà, perché anzi la carta della novità parla proprio di un andare a respirare aria nuova. Cioè evidentemente, ragazzi, queste difficoltà portate dalla carta del sacrificio daranno più fastidio a voi che a lui. Quindi evidentemente sarete voi a farvi incuriosire da qualcos'altro, non lui. Ma perché evidentemente sarete voi a risentirne maggiormente di questo sacrificio. Quindi se a inizio stesa era lui ad apparire la persona evidentemente anche più insofferente e vogliosa rispetto a queste situazioni, a fine stesa invece si scopre che potreste proprio essere voi stanche magari di dover aspettare, in particolar modo in caso sia una persona magari impegnata, e di conseguenza potreste rivolgere proprio l'attenzione verso qualcun altro che arriverà, perché ripeto che la carta, la Sibilla delle novità, rappresenta qualcosa che è destinato ad arrivare a voi. Non ci può fare niente il soggetto della stesa. Qualcuno che vi piacerà, perché per voi rappresenterà una importante, piccante novità, qualcosa che vi ridarà vita, vi farà respirare aria nuova. Ovviamente, ragazzi, poi sapete che io tendo a rifare le stese dopo un certo lasso di tempo, quindi comunque andremo ancora a rifare una stesa di questo tipo e quindi a tenere magari sotto controllo comunque una situazione, voi lo sapete. Di conseguenza cercheremo anche poi di capire come evolverà questa nuova conoscenza nella vostra vita. Ovviamente, ragazzi, come sempre, dunque questa stesa termina qui, una stesa molto bella, molto positiva, in particolar modo a mio avviso per voi, nel senso che queste difficoltà vi porranno di fronte alla necessità evidentemente di guardare altro oltre. Quindi o vi accorgerete del corteggiamento di un'altra persona o effettivamente qualcuno si dichiarerà
qualcuno che magari sino ad ora ha taciuto il suo reale interesse, oppure proprio conoscerete una persona completamente nuova, che però vi farà bene, perché comunque è una carta molto positiva per voi. È chiaro che per il soggetto della stesa un po' meno, perché comunque rappresenta un rivale. Ovviamente poi sarà a voi sicuramente decidere, scegliere. Per il momento vi ripeto, grande novità, importante novità per voi. Sta anche proprio magari di dover aspettare troppo. Momento di caos, magari di confusione tra voi e il soggetto della stesa, e quindi qui ci sarà già un bel cavaliere di spade pronto ad approfittare della situazione. Dunque, ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, buon nuovo incontro, buon percorso karmico e a presto!